senso di questa storia, perché insomma è troppo divertente. Sì, ma pensa quante volte ce l'abbiamo ascoltata con tutte le guide che sono venute oggi e ieri qui al mercato. Ma questo pozzo funziona ancora? Certo, C'è ancora il buco con l'acqua dentro, qui dentro? c'è l'acqua dentro. Peccato che non possiamo verificarlo. Perché basta aprirlo? C'è un luchettone. Lo togli il lucchetto. Insomma, è una storia interessante, una storia di tradimenti. Di tradimento. You all just kind of sit here. I'll tell you a little bit about where we are right now, and a little bit about the city. Now, the Aretini themselves are incredibly proud of the city of Arezzo because they claim it's the birthplace of the Renaissance. And not without good reason, because over here, you can just see it through the trees, is the house of Francesco Petrarca. Has anybody heard the name Francesco Petrarca? Does this name ring a bell? I like Petrarch. Petrarch, yeah. And do you know what he's famous for? Sonnets. He's the 14th century inventor of the love sonnet. So let's go over and take a look at where Petrarch was born in this section of Arezzo. Devo riraccontarti la storia. Ah sì, se non passa un'altra guida a raccontarmelo. So here we are in front of Petrarch's house. And I wanted to point out also that once a month in this spot, not only this street right here, but all through the old section of the city, is the famous Arezzo Antique Fair. Now, do you know what this is? It's a well, it's a pozzo in Italian. It's a very famous well because it was featured as one of the stories of Giovanni Boccaccio's Decameron, was a story about this well. La storia del pozzo di Tottenham. Questa casa, abitava una damigella una signora molto bella, prosperosa. Insomma, giovane, aveva un marito un po' anzianotto che invece era un vecchio ubriacone, gli piaceva molto bere. E tutte le sere usciva, andava, insomma, e tornava sempre ubriaco. La moglie, insomma, naturalmente si è trovata un amante.
she would sneak out every night, get her husband drunk, and then she would sneak back into the house in the early morning hours. And the story is that the older merchant was very jealous of his young wife and was always accusing her of infidelity. Fantastico. Sarebbe una storia contemporanea quasi. Una storia contemporanea. Pensate, invece noi siamo qui oggi proprio per pensare di vendere qualcosa di vecchio, non altrettanto vecchio come l'epoca di questa storia. Resteremo qui come il pozzo. Ci sta. È una ballerina. Vuole sapere il prezzo? Sì. Di più. 10 euro. Fa lo sconto a 8? Si fa lo sconto a 8? Le possiamo fare lo sconto a 8. Se ce l'ha tutti spicci. Prova un po' a guardare. Allora, forse io 5 euro ce li ho. Insomma, ti ho perso, non puoi ascoltare la mia storia. No, adesso devo lavorare. 3 euro ce li ho. Quelli sono di latta. No, forse sono di più buoni che questo. Grazie, buonasera. Ho capito, insomma questo pozzo è interessante, la storia di questo pozzo qua, veramente interessante. Tofano then figured that she actually took up a young lover and decided that he would humiliate his wife. And so one night when she went out of the house to meet her young lover, he locked her out of the house with the intention of humiliating her publicly. Comunque questo tofano era proprio un folpo. Ma era stupido lei, perché aveva questa bella moglie, invece di, insomma, di spassarsela con lei, insomma, si dava le osterie, si ubriacava tutte le sere, lei... Vorrei quasi dire che gli sta bene. Certo, ho fatto bene a tradirlo, vorrei vedere. Uno così...
that point, she screamed that her husband was constantly drunk, he couldn't get back in the house, and he ended up being humiliated by his own wife in this story, and she turned the tables completely on him. And not only did he promise her that he would never be jealous again, but he gave her permission to amuse herself to her heart's content, provided that she was sensible enough not to let him catch her out again.